Affilatrice al 66. Affilatrice al 66. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'inizio lo capirete solamente guardando il film che io vado a suggerirvi in questo viaggio nel tempo. Infatti torniamo indietro nel 1986, data in cui venne pubblicato un horror movie che passò al tempo inosservato con veramente un low budget, 3 milioni e mezzo circa, ne incassò 8 milioni, che però col tempo è veramente diventato un cult movie. Stiamo ovviamente parlando di Morte a 33 giri e del fantastica colonna sonora Trick or Treat dei Fastway. Cosa dire? Questo film appunto è un horror adolescenziale, quindi come ambientarlo, o meglio, dove ambientarlo se non in una scuola, dove abbiamo Eddie, metallaro bullizzato dai compagni di scuola, che ha come unico amico un amico nerd ovviamente, e la bellissima Leslie, e che appunto ha una cameretta bellissima, un sottotetto con il suo impianto stereo, con i poster inneggianti il metal, con poster di Anthrax, Motley Crue, Kiss, i suoi vinili dei Megadeth, Exciter e via discorrendo. Questo ragazzo però viene appunto bullizzato dai suoi compagni di scuola per via di come si veste, per via di quello che ascolta. E Eddie ha un suo mito che è Sammy Carr. Sammy Carr è un cantante metal criticatissimo per via dei suoi testi, veniva proprio dalla sua scuola e quindi Eddie lo idolatrava dicendo che lui era riuscito a battere tutti e a schiacciare tutti. Ecco, succede però, senza spoilerare tutto il film, che Sammy Carr, ahimè, muore in un incendio. Eddie ovviamente è disperato, si reca verso la stazione radio del suo amico Hugh, il quale gli consegna un vinile pesantissimo. Cos'era questo vinile? Era l'unico esemplare al mondo, la matrice dell'ultimo disco di Sammy Carr. Eddie riceve da Duke questo disco e lui dice: "Guarda che te lo regalo, sono sicuro che Sammy lo avrebbe dato a te, e però ho registrato una cassetta e la farò suonare a mezzanotte di Halloween". Ora, io non vado avanti perché sennò ovviamente non voglio spoilerarvi tutto il film, però questo DJ non è altro che Gene Simmons, ed è solo una delle grandi star che appare durante il film, perché appare anche niente po' di meno che il mitico principe delle tenebre Ozzy Osbourne, che tutto pettinato, lucidato, eccetera, eccetera, interpreta quello che è un prete che è assolutamente contro la musica metal. Quindi già questa cosa qua varrebbe la visione di tutto il film. Ecco, il film non vi dico altro, il film va visto, solamente vedendo il film capirete perché avevo voluto iniziare il video in questa maniera. Ovviamente, ripeto ragazzi, non è un film da Oscar, ma è un film che ti tocca, è a sostegno delle minoranze, è a sostegno della musica metal, insomma è un discorso di rivincita, fa tutta una serie di ragionamenti che ti porta poi a considerarlo davvero un film che alla fine ti è piaciuto tanto. Ricordiamo anche il contesto storico in Italia, nel senso che Morte a 33 giri non uscì ovviamente subito, venne trasmesso in televisione in Italia nel 1990. O meglio, venne trasmesso durante il venerdì di Zio Tibia. Non so se vi ricordate, ma c'era il venerdì di Zio Tibia, che era una trasmissione che girava su Italia 1 proprio il venerdì, e che raccoglieva i film horror proprio dedicati ai ragazzi. Quindi appunto Morte a 33 giri fu uno di questi film del tipo Nightmare e via discorrendo, e venne appunto trasmesso in Italia il 7 settembre del 1990, e quindi fu, come dire, conosciuto anche dai telespettatori italiani. Allora, io
Me ne innamorai subito di questo film, ovviamente, per le musiche bellissime, per il personaggio, per le vicissitudini che accadevano nella scuola, per lo spirito di rivincita. Insomma, aveva un fascino e lo ha tuttora, che alla fine, come dire, ti viene voglia di vederlo e rivederlo. Seppur la storia sia, come dire, qualcosa di già visto, potenzialmente, nulla di così eclatante. Cosa lo accompagna? Lo accompagna una grandissima colonna sonora, appunto, Trick or Treat dei Fastway. Questa colonna sonora è un loro lavoro completo che appunto fece da colonna sonora a questo film. Questo disco non fu così semplice reperirlo, soprattutto poco dopo alla pubblicazione del film. Si trovava solamente di importazione con stampa USA. Infatti io questo CD, scusatemi, riuscii a recuperarlo dopo qualche anno, appunto, stampa USA. Però è un disco con poche tracce, è un disco piuttosto corto, di metal classico, metal degli anni 80, un hard rock con anche riferimenti o glam metal, molto piacevole e assolutamente adatto alla colonna sonora. Cioè questi due oggetti sono uno complementare all'altro, sono davvero bellissimi insieme e vanno davvero a braccetto l'uno con l'altro. Quando tu ascolti questo disco non puoi non pensare a questo film. Di per sé il disco, anche questo, è fatto da canzoni piuttosto orecchiabili, quindi grandi riff. Ecco, la produzione non era eccezionale, stiamo parlando di un disco del 1986 e come molti di quei dischi, magari anche molto più belli, ricordate qualche disco dei Megadeth, ebbe una produzione piuttosto scarsa, quindi, come dire, non suona davvero bene, ok? La registrazione, le chitarre, i suoni non sono perfetti, però è un disco che si ascolta, è un disco che ha tracce altissime, nel senso di alto livello, come Trick or Treat, appunto, come Gets Out o tante altre, e il disco e qualche altra canzone un po' più, come dire, normale, lasciatemi dire così. Quindi disco con grandi riff, la voce graffiante, melodica, molto, molto riverberata anche. È un disco che si sente, ti viene voglia proprio di, come dire, di saltare e fare il banging, perché è rock puro, rock che viene proprio dall'anima e è veramente un richiamo spettacolare degli anni '80. Questa cosa qua è un segno compagno di questo film che io, ragazzi, vi consiglio vivamente di recuperarlo, perché è un cult movie, è un cult questa colonna sonora. Io spero che abbiate ricevuto, sentiate il mio entusiasmo ancora nel raccontare di questa roba qua, che ormai ha 40 anni ma è ancora tuttora viva ed è ancora bellissima, ti fa tornare indietro nel tempo e vivere ancora di ricordi. Io vi saluto, vi abbraccio, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, se mettete un commento male non fa, anzi mi fa solo piacere, io vi leggo, vi ascolto e vi rispondo sicuramente. Os up ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!